Ciao a tutti! Oggi voglio realizzare insieme a voi un fiocco fuori porta per Natale. Bene, questo fiocco, il fondo è in velluto rosso e poi ho aggiunto un altro fiocco, quindi è sempre un doppio fiocco in tartan, ma vi assicuro che anche solo il fiocco in velluto rosso è veramente stupendo. Poi ho aggiunto delle decorazioni, qui ho utilizzato un campanello importante, grande, e poi ho aggiunto delle decorazioni, infatti ho i glitter un po' dappertutto. Ora quindi mettiamoci al lavoro, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanella per le notifiche per restare aggiornati sulle prossime uscite. Mi raccomando poi di condividere il video, in questo modo contribuirete attivamente alla crescita del canale e questo mi darà la possibilità di fare sempre nuovi tutorial per voi. Buon lavoro e buona creatività a tutti! Dunque cominceremo subito col tagliare la stoffa. Io questa stoffa qui l'ho tagliata della misura di 142 cm, ovviamente è piegata in doppio, quindi sono 142 cm per 42 cm di altezza e poi appunto andrà piegata in doppio, quindi verrà un bel fiocco grande insomma. Poi ho tagliato il tartan e l'ho tagliato di 122 cm di lunghezza per 22 di altezza. Avremo bisogno poi della flisellina di cotone, questa è di cotone leggerissimo, infatti vedete sotto si intravede la mia mano e questa viene usata, ve lo ripeto ogni volta, prevalentemente per le camicie, quindi è una flisellina veramente leggerissima di cotone, potete tranquillamente trovarla in merceria senza problemi, oppure sulla mia pagina Amazon c'è un link dedicato proprio a questa cosa qui, quindi se non avete opportunità di poter uscire di casa, se non avete una merceria sotto casa, potete ordinarla appunto sulla mia pagina Amazon. Per quanto riguarda la flisellina, noi dovremo avere una lunghezza di 90 cm. Non la farò lunga come tutto il fiocco perché sinceramente la parte inferiore, quindi la parte delle code, in teoria non mi serve più per il fiocco, per far mantenere la parte superiore dove il fiocco gira, per 42 cm di altezza come è alto il fiocco. Dopodiché andrò ad applicarla sul rovescio, ovviamente. In questo modo avremo un indurimento leggerissimo che ci consente appunto di avere un fiocco che sta su da solo, perché appunto, ripeto, questo tipo di velluto è molto morbido, in questo caso bisogna appunto indurirlo con una flisellina. Poi la fascetta io vi ho dato le misure di 10 cm per 23 cm, ma in realtà la fascetta in questo caso, nel caso del fiocco di Natale, va coperta con le decorazioni, quindi poi voi la fascetta, se non avete la stoffa, se non vi basta o insomma quello, qualsiasi inconveniente avete, potete farla tranquillamente con quello che volete perché viene assolutamente coperta, quindi non c'è problema. Potete farla con un nastro, potete farla con dell'aiuta se la volete più rigida, potete farla come volete. Nel caso invece appunto vogliate utilizzare questo fiocco qua come fiocco nascita, allora a quel punto vi serve la misura precisa per la fascetta, perché la fascetta in quel caso potrebbe essere visibile. Adesso andiamo avanti e procediamo come abbiamo fatto per il fiocco nascita, quello doppio che vi ho fatto vedere l'altra volta.
Bene, questo è il mio fiocco natalizio terminato. Allora, io ho messo qui sotto 2 punti a mano, quindi ho unito le 2 code in quel punto lì, perché il velluto bellissimo ma disgraziato, nel senso che comunque per metterlo in forma e per cucirlo ti fa diciamo un po' dannare. Come avete visto possiamo fare il fiocco anche soltanto rosso, perché è veramente molto bello anche senza il doppio fiocco, quindi chi non vuole fare un lavoro completo può tranquillamente fare anche solo il fiocco, questo qui grande rosso, che viene bellissimo. Tra le altre cose il velluto c'è di vari colori e tra le altre cose c'è anche in tartan, quindi volendo, se uno si vuole risparmiare di fare il secondo fiocco, può anche mettere anche un nastro bello grande e quindi fare appunto soltanto il fiocco di fondo, il fiocco base. A me manca praticamente soltanto questa scritta qua. Questa qui io ce l'ho in gomma eva, però ovviamente si trovano tranquillamente sia in legno, le potete fare con il feltro, specialmente se avete una fustellatrice, se avete un plotter, quindi potete tranquillamente fare le scritte sia in gomma eva, in feltro, oppure le acquistate, ci sono le scritte quelle buone feste, buon Natale, e inserirne una in legno. E questo fiocco, come vi dicevo prima, può essere tranquillamente utilizzato anche come fiocco nascita, quindi cambiando il colore, ovviamente facendolo in velluto rosa, in velluto celeste, anche in velluto panna, e mettendo sopra un fiocco del colore appunto del nascituro, viene un lavoro veramente spettacolare, insomma. Oltretutto questo fiocco natalizio, se voi volete farlo di una misura più piccola, può essere messo anche come puntale all'albero. Ovviamente parliamo di un albero importante, bello e tutto quanto. Lo potete mettere su un camino, lo potete mettere anche su delle scale per arricchire come decorazione proprio natalizia. Quindi insomma è un progetto che si presta veramente a tante cose. E al posto della decorazione qua, io nel canale vi ho fatto vedere, ci sono 3 tutorial in particolare, quello della luna di Natale, che all'interno c'è il tutorial del fiore, e il fiore che è stato realizzato proprio per la luna di Natale, e poi ci sono altri 2 video tutorial che appunto trattano di fiori. Quindi se non volete spendere soldi per le decorazioni o non avete in casa decorazioni particolari, potete tranquillamente abbinare un fiore di Natale, in particolar modo la stella di Natale, e posizionarla proprio qui al centro del fiocco. Anche lì risulterà un lavoro stupendo. A me non resta quindi che salutarvi e rimandarvi al prossimo video, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanella per restare aggiornati sulle prossime uscite. Se il video poi vi è piaciuto, vi chiedo di condividere il video, perché in questo modo aiutate attivamente il canale a crescere e questo mi dà la possibilità di realizzare nuovi tutorial per voi. Ciao!